Mai sminuire una serie che vanta un cantante come in questo caso Akira Kushida che, vestito ancora come fosse un pischello del futuro, aizza la folla a colpi di strofe. Bentornati nella rubrica Tokusatsu World, dove provo a raccontarvi la storia e il dietro le quinte delle serie Super Sentai, in particolare quelle della categoria Metal Heroes, compreso quelle mai giunte in Italia, come in questo caso. Oggi vi parlo di Space Sheriff Gavan, una serie del 1982 molto importante perché è la prima serie Metal Hero, ovvero quei supereroi giapponesi che si contraddistinguevano per un'armatura ed un arsenale fantascientifico. No, non pensate subito a Robocop, il film di Verhoeven è del 1987 e le sue influenze saranno rivolte verso altre serie di quel periodo e di cui abbiamo comunque già trattato sul mio canale. Se vi va di recuperarle, se non le avete ancora viste, basta andare nella sezione Tokusatsu. Tralasciando questo aspetto, seguitemi per conoscere ancora meglio alcuni dettagli di questa serie molto particolare e inedita in Italia. La Toei Company, storica distributrice nipponica delle serie Sentai di maggior successo, aveva concluso nel 1981 le prime serie classiche, ancora oggi molto iconiche come per esempio Kamen Rider e Ultraman, e cercavano di rinnovare un po', di avere un nuovo show, nuovo di zecca, ma non si può introdurre questa serie senza menzionare un artista fondamentale per la sua impostazione estetica, il grande Katsushi Murakami. Nato nel 1942, Murakami è senza dubbio uno dei concept e mega designer giapponesi più influenti. Consulente artista che ha creato navi e robot tra i più elaborati per serie animate futuristiche, passando per il lavoro per le serie Super Sentai, fino al sodalizio più recente con Bandai come disegnatore e consulente per i toys di ferro più conosciuti e collezionati anche nei giorni nostri. Tutto quindi è partito da lui, da questo genio visionario e da un suo disegno in particolare con un guerriero di metallo che brandiva una spada e lo spazio alle sue spalle. Dopo varie proposte in merito al titolo da dare a questa serie, il nome venne creato prendendo spunto dall'attore francese Jean Gabin. Non mi chiedete come è stato possibile fare questo tipo di associazione, ma i fatti storici sono comunque questi. Gabin era molto famoso in Giappone e si sa come sono i giappo, devono farti un tributo nel loro stile per esternare la loro ammirazione. Nacque così Space Sheriff Jean Gabin, Space Sheriff Gavan. Ora entra in gioco lui, Kenji Oba, attore e stuntman in molte produzioni e soprattutto in quelle Super Sentai. Da giovane si era formato nel Japan Action Club, la scuola per stuntman fondata dal grande Sonny Chiba, scomparso recentemente e di cui trovate un video anche sempre sul mio canale per ricordarlo. Kenji Oba è ancora oggi inconfondibile con la sua mitica giacca di pelle e che vanta anche un pupazzetto Lego ispirato a lui. Non ridacchiate, voi non avete questo privilegio. Il suo ruolo più memorabile diventerà proprio quello di Retsu Ichioji, il protagonista della serie Gavan. Ancora oggi nei revival della Toei Company, nelle serie TV e nei film che faranno poi negli anni seguenti, viene richiamato sempre insieme alla sua immancabile giacca di pelle a riprendere sempre il ruolo. Piccola curiosità, lo ritroviamo anche in Kill Bill nei tempi ancora più recenti, poiché apprezzato anche da Tarantino, che gli ritaglierà un ruolo accanto proprio al suo mentore, Sonny Chiba. La serie si udì molto bene, tanto che negli anni seguenti la squadra della polizia spaziale aumentò anche grazie ad altre serie con altrettanti protagonisti, chiamate Sherivan, Shider e Spillman. Eccoli qui i nostri protagonisti, Gavan e Mimi, la sua preziosa aiutante segretamente innamorata di lui, mentre pattugliano la Terra dalle minacce dei Maku, l'ennesima organizzazione criminale spaziale che vuole impadronirsi della Terra. I nostri beniamini viaggiano su un mezzo spaziale molto particolare, chiamato Dojiran, una specie di astronave formata da due parti, un disco enorme nella parte superiore che funge da base di controllo e nella parte inferiore un altro mezzo meccanico che si trasforma a sua volta a comando in un drago gigante. Il nostro Gavan, praticamente un alieno chiamato a difendere la Terra, si mescolerà con la razza umana assumendo un'identità fittizia e in più dimostrando anche uno strano modo di salire a cavallo. Lavorerà in un ranch, quindi mescolandosi completamente con le persone comuni. Non vi ricorda forse qualcuno? Grazie per essere arrivati alla fine, spero che il video vi sia piaciuto. Anche se non siete appassionati delle serie Super Sentai, per carità, anch'io non è che sono un appassionato in senso stretto, mi piacciono alcuni riferimenti estetici, le varie influenze e probabilmente troverete anche voi interessante scoprire qualche curiosità, qualche aneddoto in merito a queste vecchie serie fantascientifiche. Quindi se volete magari recuperare qualche video che ho fatto sempre su questi prodotti, li trovate nella sezione Tokusatsu, sempre sul mio canale. Come vi dico sempre, iscrivetevi, datemi una mano insomma in questo senso, attivate anche la campanellina rossa che vi avvertirà quando avrò caricato un nuovo video. Qui in basso invece nella descrizione trovate i miei riferimenti social se volete seguirmi in un altro modo
e anche un piccolo link a PayPal se volete lasciare un piccolo sostegno a me e al mio canale. Ci vediamo alla prossima, ciao!